io non sarei una lunatica nel senso stretto della parola. Forse si può considerarmi uno lunatico. Invece sono omosessuale e non ho mai avuto figli. Quando Marisa e Nicoletta mi hanno chiesto di partecipare nel progetto, ero molto molto stupito, direi, e ci ho riflettuto e ho accettato e sono molto contento di dare la mia testimonianza. Um, quella stessa sera sono andato a letto e non ci ho pensato tanto. Poi mi sono alzato la mattina e era come se tanti pezzi che avevo dentro di me, che erano sempre lì, si sono messi tutti insieme, perché non mi ero mai proprio chiesto se avessi mai voluto dei figli. E lo vedevo un po' come una condizione del fatto di aver accettato la mia omosessualità all'età di tipo 20 anni, più o meno, che all'epoca non era possibile immaginare di avere figli. E questo all'epoca mi ricordo che, come si può dire, era un fatto, diciamo, scontato nella mia scelta, per dire, non è una scelta di accettarmi. Comunque adesso nel mio paese, negli Stati Uniti, è possibile avere figli per diversi modi, anche in altri paesi, e invece qui in Italia non è proprio possibile ancora. Dove cominciare? Io comincerei pensando ai possibili motivi o ragioni che avrebbero potuto spingermi a voler avere dei figli all'epoca o anche nella vita. Il primo motivo potrebbe essere, per esempio, di voler continuare di dare un'eredità, di far continuare un cognome o dare un patrimonio a qualcuno. Nel mio caso non faceva il mio caso, cioè non c'entrava questa, non avendo tanto patrimonio né questa, io ho dei fratelli, che mia sorella ha dei figli, mio fratello, insomma. Un altro motivo può essere anche, cioè non voglio sembrare strano, però magari narcisista, che io voglio creare un'altra copia di me e praticamente così duro in eternità, una specie in inglese si dice legacy, sarebbe una specie di lascito astratto di te che continua nel tempo. Non mi sembrava, all'epoca ero troppo giovane per pensare a cosa simile. Cos'altro può essere un motivo? Un altro motivo può essere di creare un legame forte con una persona, diciamo una specie di amore senza condizione, un senso di sicurezza, sapendo che il legame prescinde e trascende tutti gli altri legami affettivi che magari si incontrano nella vita. Quello mi sarebbe molto piaciuto, sicuramente. Quello mi sarebbe molto piaciuto. Però non sarebbe motivo abbastanza per volere, perché poi comporta un sacco di responsabilità che non è proprio il mio forte. La responsabilità spesso non è il mio forte. Un altro motivo potrebbe essere, cioè, non proprio un motivo, faceva parte del mio pensiero un po' precedente ad accettarmi, diciamo. Avevo avuto rapporti con ragazze, ho avuto anche un rapporto stabile con una ragazza, e siccome i miei genitori erano molto giovani, mia madre rimase incinta di me, c'era sempre questa ansia, diciamo così, in famiglia di stare molto molto attenti, e quindi, diciamo, poteva succedermi una specie di incidente come a mia mamma e così via. Quindi, diciamo, se
in quella finestra di tempo dove io avevo rapporti con ragazze, ci fosse stato io stavo molto attento, diciamo così, cioè non volevo diventare papà, anche quando potevo diventarlo, diciamo. L'ultimo, secondo me, è connesso con il rapporto effettivo verso, per esempio, mio partner. Io sto con mio partner da 21 anni insieme. Lui è sardo e siamo insieme da 21 anni e magari, secondo me, la maggior parte della gente che sente il figlio spesso completa la coppia, non sempre, però è qualcosa che magari ci avrebbe dato qualche marcia in più. Potrebbe essere una specie di investimento in futuro per noi, nel senso che adesso che io sto per compiere 50 anni e il rapporto va col tempo, spesso vedo nelle coppie, avendo dei figli, dà una boccata di aria fresca nel rapporto che col tempo va scemando, diciamo così, che va coltivato. È una cosa, poi è una cosa da condividere con la persona che ami e così. Essere padre, secondo me, o genitore in generale, non voglio escludere anche le lunatiche per dire così, cioè. Comunque essere padre significa per me tipo di avere un sacco di sfaccettature verso i figli, nel senso che devi avere certi ruoli, devi essere autoritario, devi sgridare qualche volta, non è la prima cosa, devi amare sicuramente, devi ascoltare, devi dare consigli, devi essere anche giocherellone qualche volta, devi insegnare, devi educare, quello è molto importante, devi fungere da esempio, devi essere quello che impartisce anche tante conoscenze che verranno percepite o no, però questo io ritengo che il ruolo del papà o del genitore è quello. Io come ho conciliato tutta questa cosa, non sapendo veramente se avrei veramente voluto figli o no. Ancora la domanda mi è rimasta ancora qui. Questa domanda per me è molto fresca ancora. Io faccio l'insegnante, insegno nelle scuole dall'infanzia sino ai superiori e oltre anche adulti. E secondo me questo ruolo paterno, forse l'ho sublimato, non lo so, mi sono calato nel ruolo di genitore, cercando, non lo so, non sono i miei surrogati, perché non sono mai surrogati, cioè, sono consapevole di questo, però io ho tutti questi ruoli con tutte le persone che incontro durante la mia professione, sia adulti sia bambini. E ne ho avuto un sacco, contatti con un sacco di persone. Non vorrei esagerare, però se non migliaia in 20 anni di carriera, per dire, carriera, professione, forse addirittura decine di migliaia di persone, senza esagerare. Però facendo dei conti stamattina, i conti sono arrivati più o meno così. Ecco, se c'è il fatto di lasciare qualcosa, un'eredità o un lascito personale, credo che l'ho già lasciato, di averlo già lasciato. E secondo me questo, ecco, la domanda avere figli o non avere figli, ne ho, in un certo senso, e non mi pesa. Io e il mio partner, cioè, io ho avuto dei gatti, però i gatti non sono molto comunicativi, i gatti sono solitari. Però il padre di mio compagno è venuto a vivere con noi, direi 7 anni fa, non sono sicuro con le date, però 7 anni fa, e portò con sé questo cagnolina. E ero molto restio all'inizio, cioè la nostra vita di coppia era, diciamo, naturalmente è stato un po' sconvolto con l'ingresso di mio suocero in casa,
anche lui sardo, un po' verace, e praticamente lui portò con sé questo cane e ha detto, aiuto, un anziano in un appartamento, più questo cane, io non ho mai avuto dei cani. Ho detto no, o uno o l'altro, cioè impossibile. Però, ecco, sembra un cliché che tutti i gay poi si innamorano dei cani, diventano una specie di figlio e così via. Però mi ha veramente cambiato la vita questo cane, perché quello che avevo detto prima, che è diventato un punto focale, come un figlio surrogato in un certo senso, e ci dava questa boccata d'aria fresca in mezzo a questa triangolazione della nuova famiglia che è stata creata con mio suocero. E ecco, forse mi sono già spiegato, credo che sia abbastanza chiaro quello che voglio dire. Comunque sono totalmente innamorato e mi ha cambiato la vita. Purtroppo a giugno ci ha lasciato un grande vuoto che spero che in qualche maniera si risolverà così. A metà degli anni 80 ero un ventenne, studente universitario e mi sforzavo di capacitarmi del mio orientamento sessuale e accettandolo capivo che avrebbe portato a una conseguenza anche diciamo un po' sofferta, il fatto di dover rinunciare ad avere figli. Adesso non è più così. Io credo che ogni essere umano, genitori o no, abbia diciamo la volontà di lasciare qualcosa alla generazione che viene dopo di noi. Io come mestiere faccio il maestro di lingua inglese e questo mestiere mi permette di fare proprio questo. Per carità, non voglio dire che i miei studenti sono come i miei figli. Con loro riesco a proprio lasciare un segno, credo, e questo viene ripagato con affetto e rispetto reciproco che dura anche nel tempo. Questo lasciare un segno a me dà un senso nella vita, è molto appagante e è molto bello.